Eh sì, è scritto proprio così. Vi riporto per intero quella descrizione. Stiamo guardando l'edificio storico più imponente della regione dello Xinjiang, una moschea risalente al 1777. Per essere precisi, il testo è quello che si legge oggi, perché durante la pandemia è successo qualcosa. Proviamo a prendere una foto del 2020. La lapide è diversa. La moschea è stata fatta costruire dal primo principe uiguro, Emin Koja, che regnava sullo Xinjiang come vassallo dell'imperatore cinese. Il sito è dunque indicato come Torre di Emin, o prendendo il nome del figlio, Torre di Shugong, dove Su sta per Suleiman, mentre Gong è il titolo. In cinese poi minareto, torre e pagoda sono la stessa parola. E fin qua vi ho riferito le certezze che abbiamo, ma confrontando i testi sorgono delle domande. Il principe Emin, sicuramente grato ai Qing per il loro favore, ha costruito la moschea e il minareto per ricordare i suoi sforzi per l'unificazione della madrepatria? O per esprimere devozione ad Allah ed assicurarsi che venissero tramandati i suoi risultati e la sua autorità? La moschea e il minareto sono stati progettati da uiguri che hanno dato dimostrazione del loro stile artistico? O l'unica cosa che si può dire è che sono l'essenza dell'arte architettonica cinese? Di certo possiamo dire che uno dei valori fondamentali di quell'educazione patriottica è l'assimilazione. Eravamo qui a Turpan, nello Xinjiang. La suggestione per questo viaggio è stata questo bel libro, il diario di viaggio di due giovani svizzeri che negli anni 50 hanno viaggiato in auto dai Balcani al Pakistan. Attraversare gli stessi luoghi oggi non sarebbe raccomandabile, allora nel mio piccolo ho deciso di passare dalla mitica Kashgar arrivandoci dal Kirghizistan, per finire, dopo 6.000 km, a Shanghai. Dalla stazione degli autobus di Bishkek prendiamo un taxi condiviso diretto a Narin, che parte solo quando l'autista l'ha riempito con noi tre, le tre nipoti di questi signori e una turista kirghisa. I veicoli basta che costino poco, che si guidino a destra o a sinistra a loro non fa nessuna differenza. Eccoci a Narin, non c'è niente da vedere qui se non la dimostrazione di come una cittadina possa conservare un aspetto dignitoso anche se le risorse economiche scarseggiano. Trovato un autista con un fuoristrada, ci dirigiamo verso l'estremità meridionale del Tianshan, la catena che ci separa dalla Cina. Dopo 2 ore arriviamo ad un campo di urte a 3.000 metri, che ha da poco riaperto per la stagione. Siamo in giugno. Tashrabat è un antico edificio di pietra che potrebbe essere stato un monastero e poi forse un caravanserraglio.
A 4000 metri di altitudine la temperatura cala bruscamente e non ci godiamo tanto la vista del lago oltre il passo. Al ritorno sono altre 3 ore di cavalcata. Ceniamo nella sala comune con una coppia belga e una franco-olandese, mentre nella iurta ci viene accesa la stufa con carbone e sterco secco. Il mattino seguente, con l'autista che è tornato a prenderci, andiamo al confine. Qui un giorno passerà una ferrovia merci che collegherà Cina, Kirghizistan e Uzbekistan, secondo l'accordo che è stato firmato una settimana fa tra i 3 stati. Ma vi possiamo dire che la Cina si era già presa avanti, perché abbiamo visto che da qui fino a Kashgar sono in corso lavori imponenti. Non abbiamo osato fare foto perché il pulmino cinese che ci ha prelevato la frontiera aveva una telecamera puntata su di noi. Speriamo che rifacciano anche i bagni pubblici lungo la strada, perché al momento sono costituiti da stanzoni sopraelevati, con buchi nel pavimento, sotto cui c'è una grande pila di materia. Kashgar era lo snodo fondamentale delle vie della seta ed è ancora un luogo unico. Notate l'alfabeto, l'abbigliamento, le etnie, le musiche e le danze. Purtroppo però sono arrivato tardi a Kashgar. Fossi venuto quando ho cominciato l'università, l'avrei trovata ancora intatta. Ecco un carico di finestre instagrammabili, o l'equivalente parola cinese, con cui si sta completando il progetto di demolizione e ricostruzione dell'intero centro storico, che, pur avendo mantenuto la forma della città, ha fatto perdere qualcosa. Forse in parte potrebbe fare eccezione l'ultimo quartiere su cui si sta lavorando. Qui sembrerebbe esserci un tentativo di restauro come lo intendiamo in Occidente, ma il fatto è che il fine è sempre il turismo. E tutti i turisti che abbiamo incontrato venivano dalla Cina orientale, anche loro in cerca dell'esotico. Di sicuro la città aveva edifici più pregiati di questi, che sembrano essere stati lasciati così puntellati per testimoniare lo stato in cui versavano. Tra qualche anno andrete voi a vedere cosa avranno fatto, come anche andrete a vedere dove si terrà il famoso mercato domenicale di Kashgar, perché nel 2022 il grande bazar è stato raso al suolo. Ma qualcosa di storico c'è o no, come lo intendo io? Dovrebbe essere qui, ma vedo solo cose da bambini dedicate alla fiaba di una concubina uigura dell'imperatore. Ah, ecco, è il mausoleo di Apak Koya. Apak era il capo locale e anche un religioso. Nel 1640 aveva fatto costruire questo mausoleo, ma alla fine del secolo il figlio ha dovuto ricostruirlo in seguito ad un'invasione. Apak è stata una figura un po' controversa, ma in mancanza di altro lo si è preso poi come eroe nazionale uiguro. E forse da questo viene la necessità di valorizzare la storia della sua discendente, la concubina fragrante, qui raffigurata accanto all'imperatore, e dedicarle i 3/4 della superficie di questo sito, oltre che il nome della via. Al mausoleo sono associati edifici ottocenteschi. Qui vediamo lo stile uiguro di scolpire il legno. Questa è la sala di preghiera esterna della moschea e questi sono dettagli che non avevo mai visto. I doccioni di legno e i battiscopa a incastro. Nelle vicinanze hanno ricostruito la tipica casa di campagna dello Xinjiang, un tipo non più esistente perché adesso, sotto la corretta guida del partito e del governo, è stata arricchita la vita dei residenti e delle minoranze etniche, e questo tipo di edificio è stato eliminato. Forse si potevano considerare altre strade. Ma almeno possiamo dire che questa periferia fatta di edifici a 2 piani all'apparenza non è male.
Abbiamo capito che le indicazioni turistiche non fanno per noi. E allora, guardando dal satellite, vediamo questa parte di città interessante. È il cimitero. Lasciamo Kashgar e adesso come aggiriamo il deserto del Taklamakan? C'è chi lo fa da sud, come Marco Polo, e chi lo fa da nord. Andando a sud troverete l'antica città di Hotan, che potrebbe essere interessante essendo meno turistica di Kashgar. Da lì in poi avrete a disposizione un'impressionante linea ferroviaria, inaugurata nel 2022, che attraversa il deserto. Noi abbiamo scelto la via più breve a nord, con un treno notturno dotato di comode cuccette, su cui vedete Leonardo, l'autore delle fotografie. Tommaso si limita a fare da modello e ad abbinare le maglie alle geometrie centroasiatiche. Anche qui a Turpan cerchiamo di vedere qualcosa di autentico che non sia stato preparato per i turisti. Per esempio, in questa oasi, questa valle coltivata, tutti i turisti vengono lasciati qui all'inizio di un viale e ci si aspetta che vadano avanti dritti in mezzo alle bancarelle, ma queste bancarelle stancano abbastanza presto. E allora, dopo essere stati respinti un po' di volte, siamo riusciti a penetrare da una delle vie laterali e a vedere la campagna vera e propria. E poi torneremo lungo il villaggio. Appena sopra le case del villaggio ci sono i magazzini dove si fa essiccare l'uva. E più su ancora ci sono dei minuscoli cimiteri. Dopo aver camminato molto in discesa troviamo un tassista che ci porta in albergo. La visita al Museo dei Carez è stata deludente e anche relativamente costosa. Con il senno di poi avrei preferito organizzare una gita per vedere i Carez veri e propri e non delle ricostruzioni. I Carez, che in arabo sono i Kanat, sono dei pozzi che permettono di scendere sottoterra e scavare dei canali completamente sotterranei, in modo che l'acqua non evapori prima di raggiungere i campi. Il museo di Turpan è gratuito e la visita è consigliabile e rinfrescante. Ci sono vari artefatti, corpi mummificati e fossili, tra cui l'intero scheletro di un preistorico rinoceronte gigante. E questa sera l'idea era di prendere un altro treno notturno con le cuccette. Ma è domenica e i cinesi in viaggio sono tanti e così già 14 giorni fa non c'erano più biglietti. Dovremmo rassegnarci e viaggiare seduti. Molti passeggeri hanno parlato tutta la notte, quindi è stato terribile. Cercate di evitarlo se potete. Siamo arrivati a Jiayuguang, dove come prima cosa ci siamo trovati un albergo che ci facesse dormire 2 ore prima di affrontare la giornata. Ma ecco che ci risiamo. Volevamo visitare la famosa fortezza, ma il tassista, che era abusivo tra l'altro,
C'è mollato in un punto che non è l'ingresso. Un'ora va persa solo per cercare la biglietteria, attraverso questo enorme parco divertimenti. Finalmente anche noi prendiamo uno di questi mezzi ed eccoci alla fortezza, che domina il corridoio tra i monti Chilian e il deserto del Gobi. Dopo l'esperienza che ho raccontato nel video precedente, mi sono accertato che tutto questo esistesse già prima. La dinastia Ming aveva portato la Grande Muraglia fin qui sul confine ovest appena dopo la dissoluzione dell'impero mongolo. E quindi questa era la porta della Cina, che i miei compagni di viaggio varcano volentieri oggi perché si sono stancati di mangiare montone e agnello. In giornata ripartiamo. Voi considerate anche l'idea di fare una tappa alle grotte di Mogao, a Dunhuang. Cosa posso dire di originale su Xi'an? Niente. Vi dico solo non salite sulla pagoda dell'oca selvaggia, non ne vale la pena. E per andare all'esercito di terracotta prendete la metro fino al capolinea e poi un taxi. A proposito, io non sapevo che la tomba che lo contiene deve essere ancora scavata del tutto. I miei compagni tornano a casa e a me si apre adesso un ventaglio di possibilità di viaggio da Xi'an. Avevo stabilito di riposare 2 giorni nelle belle campagne dell'Anhui o dello Jiangxi. Alla fine ho trovato una coppia di villaggi vicini a Wuyuan. Già l'arrivo alla sera sotto la pioggia è stato emozionante, ma il giorno dopo ho cominciato a capire meglio dov'ero. Facevo questa colazione su un tavolo massiccio da 6 centimetri, in buona compagnia, mentre osservavo le attività domestiche. 10 anni fa hanno addossato questa costruzione alla casa antica, impiegando con gusto dei materiali di recupero, su cui ho fatto delle ipotesi, ma adesso andrò a verificarle. Mi sposto di 1 chilometro per visitare il villaggio Sisi, entrando da questo ponte che risale alla metà del 1400. Queste case appartenevano tutte a famiglie benestanti, risalgono alle dinastie Ming e Qing, ma ho riscontrato che la maggioranza sono del 700 e inizio 800. Nella corte spiccano sempre delle grosse travi, a volte anche intagliate finemente. I pluviali sono di terracotta, come si faceva anche in Italia, io so di Venezia perlomeno. Ammirate l'eleganza del pozzo del villaggio. Ce n'è uno solo per motivi legati al Feng Shui. In un negozio ho comprato un ottimo snack, un sacchetto di grissini fatti mi pare con un ortaggio. Purtroppo non riesco più a trovarne traccia per dirvi di più. In questa casa risalente ai primi 2 decenni dell'Ottocento sono notevoli gli intagli del legno, che si uniscono anche all'arte calligrafica. Attraverso le risaie torno al mio villaggio, che è Yankun. Vado nella mia stanza che si trova dentro all'antica sala dei libri del villaggio, dove si scriveva e si leggeva. Ecco come si incardinavano le grandi porte di legno. Tutti i più belli edifici sono visitabili durante il giorno, come questo, mentre alla sera l'accesso è consentito ovviamente solo a chi ci dorme. Si paga il biglietto per entrare nel villaggio, ma nel mio caso era già incluso nella prenotazione dell'albergo. Qui la grande trave emerge dal pavimento, di là c'è la corte principale, mentre sul retro c'è un altro pozzo di luce. Pozzo di cielo, dicono qua. L'autista per andare in stazione a Wuyuan mi costa 8 euro.
Come per tutte le città più note, non voglio parlare neanche di Shanghai. Vi mostro solo due edifici che sicuramente non avrete mai visto. Questa è la sala da concerto, progettata da Arata Isozaki. Il foyer è quasi inesistente. La sala, anche se minimale, a me non dispiace e l'acustica è molto buona. In questo quartiere si sono messi a restaurare per bene. La parte completata è un po' straniante, con la musica e poche persone in giro. Sembra di essere dentro un negozio. Ma diamole tempo per riprendere vita, visto che hanno appena finito i lavori. C'è un nuovo museo, che è uno dei più belli che io abbia visto. È stato appena inaugurato. È lo Shanghai East, dove è stata trasferita la maggior parte delle collezioni del museo in Piazza del Popolo. Se potete, visitatelo in 2 giorni. Ogni giorno fate una sola galleria di ogni piano. Una delle collezioni più belle è quella dei bronzi. Pezzi più antichi sono recipienti per il vino che si usavano nei rituali. Guardate che design che ha questa arma da fissare sull'asta. Questo recipiente lo potete mangiare anche sotto forma di tiramisù. È costoso e il cioccolato non è buono. Dall'undicesimo secolo a.C. i recipienti più che per i liquidi sono per il cibo e questa è una vaporiera da usare sempre per i sacrifici. Non ci sono arrivati oggetti d'uso comune di quest'epoca. Questo pezzo lo vorrei tanto avere io. Queste sono campane. Dal VII secolo a.C. la funzione è più pratica, mentre quella religiosa declina. Andando verso l'anno zero, l'uso del bronzo diminuisce sempre di più. Qui vediamo, risalente all'anno 9, un decreto imperiale sulle unità di misura. E la storia andrebbe avanti, ma mi fermo qui, perché tanto i bronzi successivi sono molto spesso ispirati a quelli che abbiamo visto. In questa galleria sono molto buone anche le spiegazioni sulle tecniche. Io adesso vi mostrerei l'altra gloria dell'arte cinese, le ceramiche, che non pensavo potessero piacermi così tanto, ma ho paura di annoiarvi, e allora basta così.